Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione, ascendente Scorpione, Luna o Venere in Scorpione. Andiamo a vedere quali sono i dettami dei maestri per i prossimi 10 giorni, gli ultimi 10 giorni di febbraio, con questa luna piena del 24 in Vergine. Va bene? Quindi andiamo a vedere sia la parte oracolare iniziale generale e poi andiamo a vedere anche sull'amore, ok? Allora, andiamo a vedere prima di tutto la parte oracolare con gli oracoli del domani, le carte del domani. Vi ricordo che gli oracoli nuovi che sto utilizzando li potete trovare sotto all'info box in descrizione, questi comprensivi dei miei oracoli lui-lei, va bene? E andiamo a vedere cosa accade, quali sono le carte guida. Scorpione, ascendente Scorpione, Luna o Venere in Scorpione. Vediamo un po'. Allora, indecisione e scelta. Vi vedo un po' indecisi su qualcosa e vi apprestate a fare una scelta. Ci può essere un confronto con cui venite messi appunto a confronto con qualcuno e vi troverete a fare una scelta. Vedo che volete un equilibrio, volete giustizia su qualcosa. Vediamo un po' ancora. No, questo è un no. Ricerca di forza ed energia positiva, coraggio, visione positiva. Qua ci sono delle cose a cui direte no in questi giorni. Farete la scelta di dire no ad alcune circostanze. Andiamo a metterne ancora una. Fiocco di neve, purezza dello spirito, conferma nei sentimenti. Qua deciderete quello che non va più bene per voi, sia nei sentimenti che nelle questioni riguardanti altro dall'amore, dalle relazioni. Voi volete giustizia, direte i no che magari vi siete precluse o preclusi di dire. Il fiocco di neve è una carta bellissima che mi parla di conferme, di purezza dello spirito, di una rinascita, di un nuovo inizio, ok? Andiamo a metterne un'altra per completare il tutto su questo. Ci mettiamo l'oracolo della magia. Scorpione. Sì, regresso all'hogar, ten una cita contigo misma. Vedo che c'è un nuovo inizio, un qualcosa di importante che ti vede protagonista di una scelta che ti farà sentire finalmente bene. Ok? Ok, andiamo a vedere un po' di cosa si tratta. Mettiamoci i tarocchi, di cosa parla questa energia per lo Scorpione, ascendente Scorpione, Luna o Venere in Scorpione. In linea generale, cosa ci dicono i tarocchi? In linea generale, 10 di bastoni, papessa, 5 di bastoni. Mi sta parlando di una situazione pesante che non avanza, di mancato intendimento con qualcuno, può essere sul luogo di lavoro, eh? Ok, vediamo un po'. La torre. E il 7 di spade mi sta parlando di una situazione dove voi metterete i confini con qualcuno, una persona di cui non vi fidate, una persona che magari a livello lavorativo o nelle vostre circostanze ha fatto buon viso o cattivo gioco, una situazione pesante che non avanzava proprio perché non c'è da scegliere qua, c'è da dire la tua verità e di andare avanti secondo la tua saggezza. Dice che la tua saggezza ti guiderà nel luogo di lavoro, in altri contesti dove una situazione è difficile, ci sono dei contrasti, una situazione non avanza con delle persone che hanno a che fare col tuo intorno, di cui non ti fidi, una persona che magari dice una cosa ma ne fai un'altra, ok? Tu ti troverai ad avere un confronto con questa persona e a lasciarti guidare dalla tua saggezza. La tua saggezza ti guiderà e sarai molto soddisfatta di questa scelta. Ok, andiamo a vedere ancora carta positiva per te. 8 di denari, vedo che il lavoro va benissimo una volta fatto questo, L'8 di denari parla di lavoro, che ti vedo impegnata in un progetto, andare avanti con le tue forze, la tua saggezza, vedo che hai una buona riuscita nel lavoro o in qualsiasi cosa ha a che fare con un sforzarti di mandare avanti e di trovare un equilibrio in una situazione. Hai una buona riuscita in questo, va bene? Potresti essere anche chiamata a fare da ambasciatrice, ambasciatore, cioè da paciere, diciamo, tra più situazioni in conflitto,
e ti verranno chiesti dei consigli su come far funzionare delle cose e ne sarai e ne esci vincitrice da questo, cioè dando anche degli ottimi consigli. Andiamo a vedere carta negativa, la regina di bastoni, carta negativa. È possibile che tu abbia a che fare con una donna, la figura di una donna, ehm, un po' manipolativa, e tu sarai guidata dalla tua saggezza a mettere una volta per tutte a fare una decisione. Sì. E quindi questo mi dicono. Prenderai una decisione in una circostanza particolare dove ci sono litigi o contrasti o conflitti. In particolar modo può esserci una donna che non si è comportata bene, ma tu riuscirai ad avere la meglio in questa circostanza. Oppure qua mi parla di una situazione che ti ha stancato a livello psicofisico proprio, di forza, energia. Vedo che la tua saggezza ti guiderà nell'affrontare al meglio questa cosa e recuperare le forze. Ok? Andiamo a vedere cosa ti dice l'oracolo. Scorpione. Anime gemelle. Questo mi parla d'amore, però in questo caso può essere che a livello lavorativo qua mi dicono che ci sono delle persone che ti sostengono invece, ok? Vediamo ancora, flessibilità e secondo le regole. Qua mi dicono di avere pazienza perché le cose si aggiusteranno a tempo debito, va bene? Devi seguire la tua intuizione affinché la tua intuizione ti guiderà. Ok, passiamo adesso all'amore. Allora, andiamo a vedere sull'amore cosa accade in questi prossimi giorni. Andiamo a vedere la tua energia prima di tutto, poi andiamo a vedere l'energia della tua persona di interesse se c'è, oppure della persona che può arrivare a te in questi giorni. E poi vediamo che succede alla fine fra tutti e due. Quindi Scorpione, ascendente Scorpione, Luna o Venere in Scorpione. Amore, come vanno a stare i miei ragazzi e i miei ragazzi dello Scorpione in amore? Asso di coppe, il giudizio, wow, il mondo. Qua c'è l'amore, ragazzi miei. Il giudizio mi parla proprio di una rinascita amorosa per te e di una nuova tappa dell'amore per l'amore nella tua vita. Mi parla di un nuovo inizio, di una rinascita, di una nuova tappa d'amore. Mi può parlare anche proprio di un'apparizione di qualcuno, perché vuole un inizio con te, per una nuova tappa. Bellissima energia, eh? Vediamo un po' l'energia della tua persona di interesse o la persona che può arrivare a te. Due di spade, cavallo di denari, il 7 di denari. Qua c'è una persona che sta aspettando, mi parla di una persona che è molto concentrata nelle sue attività economiche, lavorative, nel fare progressi in tal senso, e mi dice che rispetto all'amore è un po' confusa questa persona, può essere distante da te per lavoro se già la conosci. Mi parla di una persona in attesa, prudente, che non fa scelte azzardate, e ci può essere una distanza tra te e questa persona. Anche se è una persona nuova, io vedo che si avvicina in modo prudente questa persona nuova a te, e può esserci una certa attesa o prudenza per lavoro. Vediamo un po' cosa succede alla fine tra tutti e due. 4 di coppe, 9 di coppe e l'8 di spade. Allora, qua mi stanno dicendo che la situazione può andare un po' lenta, che per motivi di lavoro o altre situazioni riguardanti altri obblighi, altri impegni, la situazione può andare un po' lenta.
E vediamo un po' cosa viene dopo l'otto di spade. Perché l'otto di spade? Perché l'otto di spade? Cavallo di coppe. Allora, la situazione può andare un po' lenta per motivi di lavoro o altre situazioni che riguardano la responsabilità. Però passati questi giorni, poco più, ci sarà un avanzamento d'amore col Cavaliere di Coppe dopo l'otto di spade. Mi spiego, dopo un blocco relativo a questioni di mancanza di movimento, questioni, magari questa persona sta in un momento in cui di noia, di abbattimento d'animo a livello amoroso, perché è molto concentrato nelle sue responsabilità lavorative, nel far andare bene qualcosa che lo preme tanto anche a livello emozionale. Qua e magari sta in una zona di conforto a livello amoroso. Qua io vedo che c'è una fuoriuscita dopo l'otto di spade verso l'avanzamento d'amore. Così come se tu conosci una persona su internet, si risveglia in te quel fuoco d'amore. Questa è una persona che può andare piano la cosa inizialmente perché è demotivata un po' a livello emozionale, perché ci sono delle cose lavorative che sta attendendo. Passati questi giorni c'è un pieno avanzamento. Ok? Andiamo a vedere adesso. Oppure ti dico un'altra cosa. Per alcune di voi, infatti, tenendo in conto anche di queste carte, indecisione, scelta, no, fiocco di neve, alcuni di voi che stavano con la mente posizionata in una persona che era lenta la situazione, non si decideva o era comunque lenta per lavoro, altre responsabilità proprie, decidono di stare con loro stesse perché stanno bene con loro stesse, voi, eh? Che succede? Passato qualche giorno arriva all'improvviso questa persona a un avanzamento d'amore e voi scegliete per quest'altra persona, rifiutando questa prima di cui vi ho parlato. Ok. Andiamo a vedere che c'è più movimento, no? Da parte di quest'altra. Andiamo a vedere energia positiva, Scorpione. Imperatrice, qua vedo pieno successo amoroso, ragazze mie. Forte il segno del Toro, dell'Acquario, anche i segni di terra. Ok, pieno successo amoroso, ragazze. Imperatrice. E carta negativa. La forza. Siete stanchi di lottare per una connessione. E state bene così come state se non vi danno quello che meritate. Siete stanchi di lottare per una connessione, quindi per molti di voi abbandonano una situazione con una persona lenta che non vedete movimento, rifiutate questa situazione che ha rifiutato prima di tutto voi, siete stanchi, voi meritate, subito dopo arriva quest'altra persona. Siete stanchi di lottare, la forza al blocco mi parla di non voler mettere sforzo e impegno per una situazione che non è appagante come lo vuoi tu, mi parla di situazioni che no, di una persona anche che non mette sforzo e impegno, sta ferma, ok, qua ci sarà un pieno avanzamento con un'altra persona, oppure può darsi che si risveglia la stessa, ok, e c'è questo avanzamento. Però molti di voi è una persona nuova. Ok, andiamo a vedere adesso cosa ti dice questa persona. Forte energia del leone anche. Ti prego non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Qua c'è qualcosa che qualcuno ha fatto e per cui chiede scusa anche. Sì, chiede scusa anche. Una situazione di lentezza, un non saper prendere una decisione, procrastinare, aspettare. Ok. Ancora. Tu sei mia. Tu sei mia, sento molto possesso da parte di questa persona. Ancora. Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Questo ha a che fare molto con te che si stanca di lottare e di mettere sforzo in situazioni insoddisfacenti o di persone che non si decidono. Mm? Tu prendi le redini della tua vita, dici basta e qua arriva una persona alla tua altezza, l'imperatrice. D'accordo? Può anche essere la stessa? Sì, potrebbe. Ovviamente siamo a migliaia, dovete vedere i vostri casi, ok? Andiamo a vedere cosa ti dicono le carte del cuore. Scorpione. Fuga karmica. Fuga karmica. Qua c'è qualcuno che scappa o che è scappato.
per un karma e mi si collega a questa carta, ti prego non pensare male di me, se l'ho fatto c'è un motivo, era legato al karma, qualcosa di inevitabile. Sapete, come vi ho spiegato nel video Karma e libero arbitrio, che il karma diventa una necessità, cioè non si può fare a meno di andare incontro alle lezioni karmiche, quindi è qualcosa legato al karma. E questo riguarda anche per te, che te ne vai da una connessione perché hai integrato un karma. Ok, andiamo a vedere un'altra. Vedi, non è la tua anima gemella. Molte di voi e molti di voi, te l'ho detto, c'è una persona nuova, perché questa persona non è la tua anima gemella, per alcune di voi, eh. Oppure questa carta mi dice che la persona che arriva da te e ti dà l'imperatrice, perché ce l'hai al tuo positivo, ti dà tutto, è una persona che ha avuto una situazione difficile karmica, se n'è scappata da una situazione karmica perché aveva integrato la lezione e ha lasciato indietro quella che credeva essere la sua anima gemella, perché vedo a te che ti darà tutto, ok? Ok, ragazzi miei, ragazzi, bellissima lettura, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua.